Ciao, sono Giuseppe Parisi, matte painter e fotografo e oggi parleremo di questo magnifico monitor BenQ che ho avuto il piacere di provare. Ho avuto modo di provare questo monitor gentilmente inviatomi da BenQ Italia per oltre un mese e l'ho integrato appieno nel mio flusso di lavoro e soprattutto nella realizzazione dei matte painting della prima puntata della serie Romulus di Sky. Ci tengo a precisare che BenQ non mi ha pagato per questo video, quindi quello che dirò, la recensione che andrò a fare si basa semplicemente sulla mia esperienza del prodotto e infatti ne evidenzierò sia i pregi che i difetti. Bene, adesso diamo un po' di numeri. Allora, stiamo parlando di uno schermo IPS a 31 pollici e mezzo, è un 4K, ha un rapporto di 16 noni. Lo schermo è a 10 bit, copre il 95% del profilo P3 e il 100% dell'sRGB e del Rec 709. Tutti i profili sono calibrati e certificati Canon e Pantone. Supporta la funzionalità HDR10, supporta la tecnologia Thunderbolt 3 che si può usare per collegare, come vedete alle mie spalle, fino a 2 schermi 4K a 60 Hz con la tecnologia Daisy Chain. Come terminali di input ha Thunderbolt 3, DisplayPort, HDMI e USB. Lavorando sia nel campo degli effetti visivi sia in quello fotografico ho bisogno sempre di muovermi tra diversi spazi colore, Rec 709, sRGB, P3, Adobe. Il BenQ PD3220U è un monitor che è concepito proprio per questo. È pensato per i designer e quindi per tutti quei professionisti che hanno bisogno di lavorare con diversi spazi colore, diverse applicazioni e diversi output. E diciamo fin da subito che fa il suo lavoro in maniera davvero egregia. La cosa che amo di più di questo monitor è sicuramente il suo concetto di Mac friendly. E non sto solo parlando della sua bellezza estetica, parlo delle sue modalità di visualizzazione, nelle quali è inclusa anche la modalità M-Book, dove lo schermo, il BenQ, emula in pratica i contrasti e le saturazioni tipiche degli schermi Apple, così che affiancato ad un iMac, così come lo utilizzo io, abbiamo uno spazio di lavoro coerente. Abbiamo poi le altre modalità di visualizzazione come CAD, che è specifica per programmi di architettura, la modalità Darkroom per lo sviluppo fotografico. Infine abbiamo la modalità Animation che opera un lift sulle ombre e permette di lavorare in maniera molto più efficiente nelle zone d'ombra delle immagini. È una modalità che uso molto e la trovo veramente tra le migliori. Tutte queste diverse modalità di visualizzazione, così come le impostazioni dello schermo, possono essere richiamate tramite il comodo joystick che è sul retro dello schermo. Ma quello che rende questo monitor veramente unico è la presenza di questo disco di comando che in pratica ti permette di impostare e customizzare i pulsanti e la rotella con le funzioni e le modalità di visualizzazione che più si usano. Imposto di solito le modalità di visualizzazione dei profili colori che mi interessano e soprattutto lo switch KVM, la possibilità di utilizzare 2 computer su uno stesso schermo con un solo set di mouse e tastiera. La cosa interessante è quella che si può utilizzare anche metà schermo con un profilo colore e l'altra metà con un altro, grazie al dual mode. La qualità costruttiva del monitor è impressionante, robusto, solido, dà subito un'idea di completa affidabilità. Il supporto dello schermo è totalmente realizzato in metallo e ci permette di regolare sia l'altezza sia l'inclinazione dello schermo con un meccanismo a frizione affidabile e preciso. La ciliegina sulla torta per i fotografi e poi la possibilità di ruotare il monitor di 90 gradi. La fedeltà dei colori viene garantita dalla tecnologia AQ Color che è sviluppata direttamente da BenQ. Inoltre i monitor vengono spediti già calibrati e in fase d'acquisto viene inviato anche un documento, una certificazione di calibrazione di fabbrica effettuata su ogni singolo monitor. Inoltre il PD3220U ha sia la tecnologia Low Blue Light con il taglio delle emissioni di luce blu dannose per gli occhi, sia la tecnologia Flicker Free. BenQ garantisce quindi schermi privi da sfarfallio. I pro di questo schermo sono veramente tanti.
però quelli che mi sento di evidenziare sono sostanzialmente 4. Il primo è il fatto che il pannello dello schermo è antiriflesso ed è quindi molto riposante per gli occhi. Il secondo è che abbiamo a disposizione tanti profili di colore calibrati. Il terzo è il disco di controllo che permette di selezionare le modalità di visualizzazione con un semplice clic. La quarta caratteristica che amo è la possibilità di ruotare lo schermo a 90 gradi e di poter regolare l'altezza e l'inclinazione con il minimo sforzo grazie alle frizioni meccaniche presenti sul retro del supporto. Ok, quindi uno schermo perfetto, bellissimo, non c'è niente che non va. No, ci sono delle cose che possono essere migliorate, ma sono sostanzialmente due quelle che ho trovato. E sono il cavo Thunderbolt che viene dato in dotazione e la mascherina copricavi sul retro del monitor. Il cavo Thunderbolt è veramente troppo corto, è quello che si utilizza per connettere un altro schermo in daisy chain, è quello che utilizzo per connettere l'iMac. È veramente molto corto, stiamo parlando di qualcosa di poco più di 60 cm ed è in questo momento è veramente teso al massimo. Proprio perché è teso al massimo non si riesce a farlo passare nelle guide sul retro del monitor per poter poi applicare la mascherina che chiude il reparto dei cavi. Ecco, queste mi sembrano veramente delle sciocchezze che possono essere migliorate con molto poco rispetto a tutti i pro, rispetto ad un monitor veramente di fascia alta come il PD3221. È un monitor che mi sento vivamente di consigliare, è un monitor per professionisti ed è anche accompagnato da un prezzo importante, stiamo parlando di circa 1.200 euro, però vale tutti i soldi spesi. Bene, spero che questa recensione sia stata utile. Se avete domande o commenti scrivetele qua sotto. Io sono Giuseppe Parisi e ci vediamo alla prossima.